Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Giornata di Champions Union Saint-Gilloise Inter questa sera. Andiamo quindi a scoprire cosa attenderci dalla partita di questa sera, diciamo così, delle particolarità nelle caratteristiche dei calciatori della squadra belga e le probabili formazioni e le condizioni di Marcus Thuram. Naturalmente, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, operazioni semplicissime che però supportano tanto e soprattutto poi, nel caso in cui non siate ancora iscritti, permettono di non perdere di vista il canale stesso. Iniziamo innanzitutto con una panoramica sulla squadra belga. L'Union Saint-Gilloise è in questo momento campione in carica in Belgio e primo in campionato con 3 punti di vantaggio sul Club Bruges. È una squadra che in Champions è partita bene alla prima giornata, ha vinto in trasferta col PSV Eindhoven per 3-1, poi ha perso malamente la seconda partita, ha subito un 4-0 dal Newcastle. Particolarità dell'Union Saint-Gilloise, ha appena cambiato allenatore. Il nuovo tecnico Hubert ha fatto praticamente una sola partita che l'Union Saint-Gilloise ha vinto 3-1 contro lo Charleroi, ma attenzione, non è stato un cambio, non è stato un esonero, ecco, dell'allenatore precedente, ecco, Pocognoli o Pognoli, insomma, mi perdonerete la pronuncia, ma l'allenatore precedente è passato al Monaco, le regole dei campionati lo permettono, e quindi il nuovo tecnico si è trovato a guidare l'Union Saint-Gilloise praticamente 10 giorni prima della supersfida di questa sera, supersfida ovviamente per quanto riguarda la squadra belga. È una squadra, come detto, che ha conquistato 3 punti nelle prime 2 partite di Champions, ha vinto sì in trasferta da Eindhoven, però anche lì ha mostrato comunque delle pecche, perché è una squadra che produce, ha una ottima produzione offensiva, però allo stesso tempo ha concesso anche tante occasioni a PSV Eindhoven. Gli olandesi non le hanno sfruttate e questo poi ha portato ad un risultato finale nettamente in favore della squadra belga, però comunque ecco, qualcosina concedono. Naturalmente in queste prime 4 partite, che poi è stato un po', ecco, quando abbiamo fatto il percorso che poteva fare l'Inter, le prime 4 le abbiamo definite fondamentali per provare a passare tra le prime 8, e le prime 4 doveva essere un percorso netto. Questa è sicuramente la sfida più difficile di questa prima parte del calendario di Champions. Poi dopo arriveranno, ecco, i vari Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund, però sicuramente quella di stasera è una partita da non sottovalutare. Come detto, squadra che comunque è ben organizzata. Dal punto di vista tattico, molto spesso, ecco, come approccia le partite l'Union Saint-Gilloise. Chivu ha sottolineato il fatto che hanno cambiato allenatore, però insomma difficilmente cambieranno l'atteggiamento in campo, sia perché il cambio non è stato dovuto a cattivi risultati, a cattive prestazioni, e quindi di conseguenza avrebbe poco senso andare a modificare l'atteggiamento, sia perché naturalmente in 10 giorni il nuovo allenatore può cambiare poco. L'abbiamo visto anche con la nostra Inter. Chivu è arrivato ormai da diversi mesi, però comunque non è che ha stravolto, ha mantenuto i principi di gioco, poi ha mantenuto il sistema di gioco più che i principi, poi ha aggiunto del suo, ha modificato un po' il modo di stare in campo, ma comunque un processo graduale. Figuriamoci in 10 giorni quanto possa aver cambiato l'Union Saint-Gilloise il nuovo tecnico Hubert. E quindi è una squadra, quella belga, che molto spesso si affida ad un pressing alto, recupero palla, l'aggressività e poi le ripartenze molto, molto rapide. Ecco, una volta recuperata palla si prova subito a far male all'avversario. Naturalmente questa sera io mi aspetto un atteggiamento meno aggressivo dell'Union Saint-Gilloise, mi aspetto magari una squadra che porterà sì una linea di pressing alta, non un pressing estremo, e che soprattutto proverà a colpire in contropiede, perché è uno dei suoi punti di forza, e naturalmente contro una squadra di caratura tecnica superiore sicuramente è un'arma che può sfruttare a suo vantaggio. C'è però un punto debole che soffre l'Union Saint-Gilloise, lo ha sofferto sia nelle partite di Champions, compresa quella vinta col PSV Eindhoven, sia in diverse partite in campionato, e sono le transizioni rapide degli avversari. Ecco, recuperare palla, verticalizzare subito,
magari anche con passaggi rapidi nello stretto per poi arrivare subito dalle parti degli attaccanti, può mettere in difficoltà la squadra belga, proprio perché comunque portano una linea di pressing alta, a meno che non stravolgano il loro modo di giocare, ma non mi aspetto questo. E quindi una volta saltata quella prima linea, trovare gli uomini tra le linee, tra difesa e centrocampo, mette in difficoltà la squadra belga. Quindi sicuramente le verticalizzazioni possono essere un'arma a nostro vantaggio. Sappiamo, l'Inter è una squadra che riesce a verticalizzare benissimo, è forse uno dei punti di forza della nuova Inter di Chivu, e quindi sicuramente questo sarà da sfruttare. Andiamo anche a vedere le probabili formazioni della sfida di questa sera, poi arriviamo ad una particolarità sulle caratteristiche fisiche dei difensori. Come vediamo, questa è la grafica di Sport Mediaset, un 3-4-1-2, però insomma può essere variato in 3-4-2-1 o addirittura in 3-5-2, qualcuno riporta. Però insomma in linea di massima è questo lo schieramento, un Union Saint-Gilloise che mi aspetto che difenda a 5, naturalmente, come fanno spesso le squadre che si schierano a 3. In questo caso si trova anche ad affrontare una squadra tecnicamente più preparata, ecco, più forte come la nostra Inter. Quindi ho Scherpen, McAllister, che tra l'altro è il fratello del McAllister più famoso, Burgess, Leisen, spero di non sbagliare le pronunce dei calciatori, Calaili, Zorgan, Van de Per, Niang, Elagi, David e Rodriguez. Calciatori da tenere in considerazione: c'è Elagi, il trequartista, che è un calciatore che tecnicamente è valido, bravo nel dribbling, e soprattutto c'è una particolarità, che in questa Champions ha una media di 5,5 palle recuperate a partita. Ecco, io mi aspetto che Elagi possa andare un po' a schermare il nostro regista, che dovrebbe essere Çalhanoğlu, quindi occhio anche a questa situazione con Elagi bravo a recuperare tanti palloni. In attacco c'è Promis David, e anche qui spero di non sbagliare il nome dell'attaccante della squadra belga, che, ecco, e qui arriviamo poi alle particolarità anche fisiche, è un calciatore molto strutturato, 1,96 m, è un calciatore però che segna anche tanti gol. Lo scorso anno ha realizzato 19 gol in campionato, quindi un bottino decisamente molto importante. Attenzione alle qualità di questo calciatore, tra l'altro calciatore che l'Union Saint-Gilloise, come tanti altri, ha scovato in campionati minori. Lui aveva giocato a Malta e in Estonia, quindi l'Union Saint-Gilloise l'ha acquistato per 600.000 euro. Oggi è un calciatore decisamente molto valido. Arriviamo anche a quella che, prima di passare anche alla nostra probabile formazione, arriviamo a quella che ho detto è una particolarità. Guardiamo la linea 3, questa grafica appunto ci riporta all'altezza dei calciatori dell'Union Saint-Gilloise, squadra in generale molto strutturata fisicamente, più alta come in altezza media, più alta della nostra, però guardiamo i tre di difesa. C'è Leisen 1,91 m, Burgess o Burgess, insomma come si pronuncia, 1,96 m, McAllister 1,75 m, quindi struttura fisica molto diversa da quella degli altri due difensori, e dal punto di vista fisico potrebbe soffrire qualcosa, sia che dal suo lato andasse ad agire più Esposito, sia che dovesse andare ad agire Bonny, perché poi Bonny comunque 1,89 m, 14 cm fanno una gran bella differenza, quindi sicuramente, ecco, può essere un punto da sfruttare a nostro vantaggio, forzare diciamo il duello uomo contro uomo, insomma con McAllister, e quindi in un certo senso sfruttare a nostro vantaggio questo mismatch fisico. È vero, magari se giocano Pio e Bonny come dovrebbe essere, Burgess probabilmente prenderà Pio, però se va Bonny su McAllister, insomma anche lì c'è qualche difficoltà dal punto di vista fisico, quindi è una delle note che possiamo sfruttare. Tra l'altro è un Union Saint-Gilloise che qualcosa ha concesso sui calci piazzati. Ripeto, anche vedendo un po' l'andamento del campionato, un campionato che l'Union Saint-Gilloise conduce, però vedendo qua dove ha concesso le occasioni, qualcosina sui piazzati l'ha concessa, nonostante l'altezza importante dei suoi calciatori. Arriviamo così anche alla nostra probabile formazione. Ovviamente c'è del turnover, non potrebbe essere diversamente, ci troviamo alla seconda delle 3 trasferte in una settimana. Sabato ci sarà il Napoli e quindi è chiaro che le forze vanno obbligatoriamente gestite.
Sommer ancora confermato tra i pali, quindi al momento si stoppa quell'alternanza tra Sommer e Martinez. Io non sono per l'alternanza assolutamente, in più di un'occasione ho detto preferirei Martinez, però insomma sono discorsi che abbiamo fatto molto spesso in altri contenuti. Al momento Sommer è un po' il titolare dell'Inter, o meglio, no, un po', è il titolare, poi ogni tanto c'è l'occasione per Martinez. Difesa 3 con Akanji, De Vrij, Bastoni, Akanji ancora titolare. Io non escluderei la presenza di Bissek perché Akanji le sta giocando tutte, però al momento questa è la probabile formazione. C'è De Vrij e non Acerbi, e in questo caso forse avrei optato più per Acerbi, nonostante Acerbi ha giocato anche sabato all'Olimpico, però ecco, vista la struttura fisica, e la riprendiamo, l'altezza dei due attaccanti dell'Unione San Gilois su 1,90 m, 1,96 m, magari mettere un calciatore un po' più fisico come Acerbi poteva aiutare. A centrocampo, o meglio sulle corsie esterne, Dumfries e Carlos Augusto, i tre centrali, la mediana, Frattesi, Çalhanoğlu, Sušić, quindi 2/3 cambiati rispetto alla sfida contro la Roma. E devo dire che a me l'idea di Frattesi titolare piace in questa partita, perché come abbiamo detto è una squadra che soffre le verticalizzazioni rapide. Con Frattesi bravo a giocare tra le linee, a inserirsi nell'area avversaria, può essere, ecco, un'arma in più. Coppia d'attacco Bonni più Esposito. Anche qui in linea di massima mi trovo d'accordo la scelta di Chivu, perché Lautaro, che già tornava ovviamente stanco dall'impegno intercontinentale, quindi dal volo intercontinentale con l'Argentina, ha giocato sabato all'Olimpico. Avremo bisogno del miglior Lautaro poi sabato al Maradona contro il Napoli, quindi giusto anche partire magari con Bonni e Più Esposito, soprattutto perché comunque quest'anno abbiamo due attaccanti di riserva che danno ampie garanzie sia Bonni sia Più Esposito. Tra l'altro Pio nella grafica è schierato proprio sulla sinistra, quindi potrebbe andare a duellare con McAllister e avere un grande vantaggio in questo senso, o in alternativa aprire spazi per Bonni se poi lo va a prendere il centrale dei tre dell'Union Saint-Gilloise. Arriviamo anche alle condizioni di Marcus Thuram, visto che abbiamo già accennato alla sfida col Napoli, e purtroppo Chivu ha riportato che Thuram non ci sarà neanche contro il Napoli. Secondo le ultime salterà anche poi il turno infrasettimanale di Serie A contro la Fiorentina. Si spera di riaverlo per la partita contro il Verona del 2 novembre o addirittura quella del 5 novembre contro il Kairat. Detto questo, ragazzi, naturalmente l'Inter parte con i favori del pronostico. Sarà importante non sottovalutare la partita, portare i 3 punti a casa, perché con la tabella di marcia di cui parlavamo prima è fondamentale fare 12 punti nelle prime 4 e poi andarci a giocare il passaggio tra le prime 8 della Champions, quindi l'accesso diretto agli ottavi nelle altre 4 sfide che poi sono decisamente di un tasso di difficoltà maggiore. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!